Pro e contro di una coppia stabile nel tempo. Se ci pensiamo, nel sentire comune ci sono soltanto dei pro. È un successo personale avere una coppia stabile nel tempo e ci fa stare, si presume, bene. Soprattutto se non ce l'abbiamo, pensiamo che ci siano solo pro. Invece qualche piccolo punto su cui fare una riflessione c'è sempre e comunque, come mi piace sempre nel canale, ecco, affrontiamo la questione dai differenti punti di vista. Certo, fra i pro ci sono la sicurezza e l'equilibrio. Una coppia stabile nel tempo ci fa sentire sicuri, rende sicuro il nostro universo emotivo e crea un ambiente in cui entrambi i partner si sentono sostenuti e protetti, soprattutto di fronte un pochino alle tempeste della vita che, oserei dire, negli ultimi anni sembra che arrivino a grosse ondate. L'intimità profonda, questo senso di appartenenza a un nucleo che è di due persone e che l'altra persona sia dentro di noi. Questo nutre emotivamente l'anima e il cuore, per cui sicuramente una coppia stabile nel tempo ricrea in noi questa sensazione di armonia profonda, di stabilità, di sicurezza e di connessione. Questo emotivamente ci fa stare bene perché fa da schermo invece a tutto quello che può essere l'ansia, il panico, il non sentire di riuscire a affrontare quello che ci può capitare. Questo sicuramente ci rende più stabili, più tranquilli e più atti a affrontare le cose, soprattutto in un clima di profondo affetto. L'accettazione e la comprensione in una coppia di lungo corso ci sentiamo, si spera, accettati e compresi. Accettazione e comprensione. In una coppia di lungo corso ci sentiamo accettati perché altrimenti presupponiamo che l'altra persona se ne sarebbe già andata e compresi perché nell'arco degli anni le chiacchierate, le abitudini in comune, le cose che si sono affrontate assieme ci portano a sentirci profondamente compresi dall'altra persona e questo ci fa vivere in un clima di serenità maggiore e di armonia maggiore anche proprio semplicemente con noi stessi. Tra il contro di una coppia di lungo corso ci sono un pochino la routine e la monotonia. La routine non è in realtà un contro a 360 gradi, perché? Perché tantissime persone stanno bene e sono confortate nella quotidianità. Quindi se sei una persona di questo tipo, la routine mettila ovviamente nei pro. Se invece a routine associ il termine monotonia, annoiarsi o poca crescita personale, poco stimolo, chiaro che per te una coppia di lungo corso potrebbe diventare difficoltosa. Come fare allora? Chiaramente stimolandosi a vicenda. Se sei tu la persona che patisce la monotonia, non aspettare che sia l'altra persona a smuovere le acque, fallo tu. Magari l'altra persona è più stabile e riflessiva e ti è piaciuta proprio per questo. Quindi con delicatezza, rispettando i modi e i tempi del partner, che spesso non sono i tuoi, metti un pochino di pepe nella relazione, metti qualche piccola novità, qualche proposta propositiva. Pro e contro, compromesso e collaborazione. Allora, possono essere faticosi, quindi spesso si tende a metterli nei contro. Perché? Perché un compromesso è sempre un pochino cedere dalle nostre posizioni e la collaborazione spesso e volentieri non è che ci salga così spontanea dal cuore perché presuppone un pochino di fatica. Bene, il consiglio è con un po' di sforzo mettiamo anche queste nei pro. La collaborazione è un po', perché se noi facciamo qualcosa per l'altra persona, utilitaristicamente pensiamo l'altra persona ne fa qualcosa per noi. Quindi manteniamo un equilibrio che ci aiuta nella vita, ci aiuta anche nelle cose banalmente pratiche. E il compromesso? Il compromesso potrebbe anche essere
uno scendere un pochino dalle nostre posizioni, un guardare la vita o la data situazione che ci viene posta con un'ottica leggermente differente. E questo, credetemi, potrebbe essere utile anche per noi, per migliorare, per smussarci e per allargare il nostro orizzonte. Legata alla monotonia può essere il terrore, la paura dentro di noi di una sorta di routine che si instaura. Allora, anche se viviamo da soli o se continuiamo ossessivamente a cambiare partner, guardate bene che comunque si crea lo stesso una routine. Può essere la routine del riciclo, un partner ogni 2 mesi o 10 partner assieme e teniamo, beati voi che riuscite a reggerli, non ce la farai mai nella vita, ma va bene, quello è un altro discorso, però diventa una routine anche quella. Quindi ricordiamoci che l'essere umano ha una tendenza a creare abitudini, quindi sta a noi decidere se la nostra abitudine può essere con un partner, quindi con quella data persona, oppure con più persone, ma ricordiamoci che in un modo o nell'altro è sempre un'abitudine, quindi non incolpiamo di una sorta di abitudinarietà e di l'altra persona, perché è proprio un meccanismo dell'essere umano. Quindi, tra virgolette, non è colpa di nessuno. Vi ringrazio per aver seguito questo video. C'è il precedente sui pro e contro della nuova relazione, anche quello è simpatico e divertente. E se vi è piaciuto il video, grazie per i like, per seguirmi. E se non vi è piaciuto, va bene. Mi piace che non vi sia piaciuto perché diventa un ulteriore confronto. Quindi la cortesia che vi chiedo è di scrivermelo nei commenti, perché così mi aiuterete assolutamente a migliorare il canale e i contenuti del canale sono alla fine, se ci pensate, un bene comune. Grazie mille e un abbraccio gigante.